Giri a bomba per il National Trophy 1000, sono partiti. Con Salvadori, con Gianni Nannini, con Salvadori, Luca Salvadori, Ducati. Allora dai, ci siamo, questi 8 giri lungo i 4.226 metri del Misano World Circuit. No, giù Salvadori e la Marra, giù Salvadori e la Marra. Arrivati all'ultima gara, come definirei questo campionato? Una merda. No, scherzo. Anzi, se vi dicessi che non ho mai guidato così forte, ci credereste? Su un V4S strettamente di serie ci siamo portati a casa 3 pole position su 4 round e una vittoria, in mezzo alla griglia di piloti più competitiva che il National abbia mai visto. Eppure non serve a nulla, perché i punti si fanno la domenica. E chi ha fatto più punti fino ad ora? Il pilota con meno esperienza, Giannini, 19 anni, fortissimo. Si è trovato in gara sempre nel posto giusto al momento giusto e non ha buttato via nulla. Risultato? Primo, con alle spalle distaccato di soli 7 punti, ironia della sorte, uno dei piloti più esperti del National, Saltarelli. Si giocheranno tutto qui a Imola, la pista più difficile e da pelo di tutto il campionato. Uno dei pochi circuiti in calendario avvolto ancora da quell'aura mistica, tipica di un luogo di culto. Sarà il nastro di asfalto che si snoda sui saliscendi tipici di queste zone. Sarà la storia di questa pista, costellata di imprese e magie dei piloti che l'hanno domata. O sarà per le tragedie che purtroppo l'hanno caratterizzata durante tutti questi anni. Di sicuro non è un tracciato come gli altri. Sembra l'inizio di una qualsiasi puntata di Racing Story, ma vi assicuro che oltre al campionato ci si giocherà qualcosa di molto più importante. Mamma mia che pista, ragazzi, è anche bellissimo perché al contrario di Misano, Mugello e via dicendo, qui si viene una volta all'anno. Quest'anno addirittura non ci sono stati test pre-gara per i discorsi del rumore, dei verdi, di quelli che hanno le case qui intorno, che giustamente le hanno pagate meno perché erano vicino al circuito e c'era casino, ma adesso rompono le palle perché c'è casino. Però il circuito qui c'è da un bel po' più di anni, delle case che ci sono qui intorno. In ogni caso ci godiamo questa fantastica pista fino a che potremo. Fa venire i brividi. Variante bassa qua, trasuda storia. Ogni volta che si entra in pista e si scorge in mezzo alle reti il memoriale, il ricordo di Ayrton Senna, ti senti in un qualcosa di diverso. E poi essere proprio così al centro di una città dove richiama tanta gente è proprio vecchio stile. Pensate che qui non ci sono le cosiddette vie per le ambulanze, o meglio non ci sono come nelle altre piste. In qualche caso la strada all'esterno del circuito fa da strada di servizio. Comunque pensare che forse non ci saranno più gare come a Monza nel futuro è una roba che
mi fa veramente star male. Poi ragazzi, questa cosa fa ridere, ma ogni volta che entro in pista per la prima volta qui a Imola do un occhio giù dalla rivazza a vedere se c'è la classica nonna Rosa che sta stendendo i panni sul balcone lì di fronte, e lì poi non è bello perché se arrivi senza freni gli entri proprio in casa. Noi abbiamo avuto un po' di problemi sinceramente, non avendo potuto provare. Ci siamo ritrovati qui un po' alla cieca e con una moto nella quale non si può agire elettronicamente di fino, abbiamo dovuto stravolgere tutto. Difatti per la Q1 entreremo con un rapporto diverso, con la moto con le geometrie completamente diverse, e sarà veramente interessante vedere cosa tireremo fuori. Anche perché il best lap degli anni scorsi è stato 1:49.0, che ho addirittura fatto in gara, ma avevamo già fatto i test e tutto. Qui siamo entrati proprio alla cieca e già abbiamo girato veramente bene, 56. Adesso però è il momento dove sale sempre la tensione, cioè la Q1, dove spareremo tutte e due le gomme, perché di sicuro ci sarà una condizione migliore rispetto a stasera dove ci saranno pochissimi gradi, quindi secondo me non ha senso. Quindi SCX, SCQ e si scanna. La qualifica Imola assume un significato totalmente diverso dal solito. Il giro del tutto o niente qui vale di più. Non c'è margine di errore. I muretti sono più vicini. Ogni scorcio di questo circuito ti ricorda che devi portargli rispetto. La discesa della Piratella, le acque minerali e quella folle picchiata della rivazza sono quei punti dove ancora il pilota può fare la differenza. Questa volta niente giro on board, ma dall'esterno. Giro sta uscendo fuori, sono sotto di 1/10, basta chiuderlo senza errori. Ah, che pelo, mannaggia. 2 decimini dalla prima posizione. Voi non lo avete visto, ma qualcuno ha fatto una mossa molto di esperienza. Sapete quando si girano, vi vedono, ma invece che spostarsi del tutto, si spostano a metà, giusto per rendervi la vita quel pelo più difficile. Lo ha fatto un volpone, quindi me lo aspettavo e, come dire, va bene così. Abbiamo sparato tutte e due le gomme, quindi purtroppo stasera sarà solo per provare il passo e prepararci per la guerra di domani. Bene, dopo aver parlato con i tecnici, andiamo a fare una cosa che voi avete già visto sul canale, la intervista doppia con Eddie Lamarra, che secondo me sarà veramente interessante. Chissà cosa potrà uscire, o schiaffi in faccia o finalmente potremo dirci vis-à-vis quello che da troppo tempo è stato un po' tenuto dentro e non apertamente detto vicendevolmente. Spero che si dica così. Subito dopo, anzi adesso perché sono già sulla strada, andiamo da Giannini che ci è arrivato davanti di 1 decimino in qualifica e si sta anche giocando il campionato, quindi andiamo a assaporare un po' come si sente un 19enne che si gioca una cosa importante. Buongiorno Presidente. Buongiorno, sono arrivato in un momento sbagliato? No, ti direi che potresti aver rotto il cazzo subito. Ci ha fregato la seconda posizione quest'uomo. Cosa pensavi? Che siamo venuti qua a scaldare il banco? L'acquolina in bocca che avevi lì, che assaporavi la pole. E poi alla fine... A parte questo mi hai rotto il cazzo. Sì. Me l'hai rotto, proprio si è spezzato, capito? Ma non solamente a te. Lo sai qual è il problema? È che con sta moto ci vanno forte tutti. L'altro anno Tamburini, quest'anno io, l'anno prossimo salirà un altro. E qui facciamo un favore al team manager che è qua dietro. La marchetta l'ho fatta, sono a posto. Dammi.
No, tutti, grazie, perfetto. A parte gli scherzi, mi sembri troppo tranquillo per essere un 19enne che si sta per giocare campionato. No, vabbè, gli ordini dall'alto è stata una gara come un'altra, quindi sto tranquillo. Ieri un po' dall'agitazione mi era preso, però tranquillo, dai. Cioè, uno è sull'orlo di un precipizio e ti dicono tranquillo, non ci sono 100 metri sotto di te. E tu giustamente da buon soldato devi crederci. Certo, giusto. Ed è così. Vabbè, ragazzi, Q2, passo gara e domani sarà veramente, veramente tosto. Ragazzi, io non so se state guardando queste immagini in 4K, se non lo state facendo, fatelo, perché dovete vivere questa magia appieno. Entrare in una pista con una storia del genere, con questa atmosfera, pelle d'oca alta così, è inspiegabile, inspiegabile. Tornando a noi, non c'è molto da vedere, come vedete sto un po' cercando di fare qualche sorpasso per capire un attimino come si comporta la moto in inserimento, facendo linee un po' diverse da quelle della qualifica per fare il miglior tempo. È fondamentale anche questo perché molto spesso mentre sei in gara, se devi fare linee differenti magari la moto non ti permette di forzare la staccata e quindi di effettuare sorpassi. Direi non male, con gomma usata abbiamo fatto 57, più o meno 56, ci vale la seconda posizione del turno e siamo pronti per domani. Cioè, se si riesce ancora un attimino a darmi una mano in staccata per farla fermare non è male, perché sulle staccate un po' in salita e così nessun problema, tipo alla Tosa che prima ci ha fatto sempre fatica a fermarmi, adesso abbastanza buono. Però in discesa alla Rivazza
Sto lì che tiro sto freno fin dentro, tanto. Cioè gli ultimi giri, tipo iniziata la rivazza, io cercavo di mirare sempre dove c'è il cordolo per poi tagliare, per far così. E alla fine una volta ero lì. Poi ho visto come settore, nel turno prima, non so adesso, avevo il best split. Quindi vuol dire che lì mica lo faccio a cannella. Però mi si stringe un po' il culo, ho detto papale. Faccio sinistra, destra, sinistra, posteriore. Appoggi, senti che va giù, poi e riprende. Quindi mi dà più quella fiducia lì che si muove un po', però ci posso dare il gas. Cioè appoggio il gas, siede e poi arriva sulla gomma e lì devo proprio tenerla, che muove da paura. Questo lo fa tantissimo alla 4. Da buon lettore di Dylan Dog, definisco la sensazione che mi sta attraversando in questo momento il quinto senso e mezzo. Sarà capitato anche a voi di essere in una situazione normale, alla quale siete abituati, ma di percepire quel qualcosa di diverso. Difficile da spiegare, ma è così. Ormai non mi gioco niente, ma stranamente non sono tranquillo. Saltarelli e Giannini si contendono il campionato. Cercherò di avere il massimo rispetto per la loro sfida, ma dopo le qualifiche di ieri sento di avere in mano la possibilità di portarmi a casa la vittoria. E dato che vincere una gara su dei missili con 220 cavalli è l'emozione più forte che ci possa essere, non vedo perché non dovrei provarci. Le condizioni direi sono buone, si ragionava tanto ieri sul discorso meteo, Ale, perché comunque le previsioni non erano eccezionali, ma in questo momento incrociamo le dita. Vediamo, dai, secondo me. Ci siamo, Imola, una delle gare secondo me più belle dell'anno. Detto questo, stiamo andando troppo piano in questo benedetto giro di ricognizione, è tutto l'anno che lo diciamo, ma quando appunto fa un po' freddo inizio stagione o appunto alla fine della stagione, questo problema esce sempre fuori. Andiamo troppo piano. Vabbè, teniamo la mente, stiamo attenti e occhio sul semaforo. Ma prima vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale e vi piacciono i video, ragazzi, dobbiamo essere 400.000 prima di EICMA, quindi avete giusto il tempo per cliccare sul tasto iscriviti. Per voi è gratis, ma a me fa una grande differenza. Si farà sera al pomeriggio con Superbike, Moto 3, 600 e pre-Moto 3 da non perderne nemmeno una. Attenzione, problema per Lanzi, no, che sfortuna. Che prova subito. Mamma mia, partiamo col primo rischio. Lanzi rimane fermo in partenza ed è una delle cose peggiori che possono succedere. È andata bene. Io scatto perfetto, sono davanti. Con Ricky Russo ci diciamo sempre prima della gara di non darci fastidio. Era già successo al Mugello e sta succedendo anche qui, ma diciamo che di solito non è che mi ascolta molto. Intanto qui i primi due hanno preso un buon margine, la gara è tutta da farsi, Ale, però effettivamente su una gara sprint 10 giri, se hanno ritmo dietro potrebbe essere difficile risalire. Vediamo un po' come procede, però vediamo qua Luca Salvadori e Riccardo Russo che hanno preso già margine, stanno
facendo già un bello strappo. Oh, forse Ricky questa volta l'ha capita. Stiamo andando via, stiamo prendendo tanto spazio sui nostri inseguitori. Potrebbe uscire una gara 2 ed è quello che vorrei succedesse. alla Cresini, Riccardo Rosso, mamma mia, come sempre grandissimo Riccardo Rosso, va a scavalcare Luca Salvadori, si scuote, oh là là, mamma mia, la fa tutta di traverso e andando un po' a destra un po' a sinistra nella discesa verso la rivazza. Direi di no. Come al solito Ricky, appena l'occasione entra. Fa benissimo, adesso cercherò io di star dietro, non voglio assolutamente iniziare una battaglia perché ho visto sulla tabella che un pelo di spazio lo abbiamo, quindi anche se avrò la sensazione di andare un pochino più veloce, farò il cosiddetto lift and coast come sulle auto. Forzare un pochino di meno, guidare pulito e si vede dopo. Subito Gamarino, come stavi dicendo giustamente tu, l'unico sotto il passo del 50 ha fatto giro veloce. No, a dir la verità c'è un 49,9 anche di Russo, mentre attenzione andiamo, oh là là, che c'entra in variante bassa. Qua purtroppo va in direzione di dove guardi, lui per non centrarlo guardava il pilota davanti a sé e l'ha centrato. Qui è una caduta dall'altra parte, variante bassa veramente implacabile, Sì. tostissima. Sì. No, ma non ci credo, è impossibile. Tutte le gare c'è una bandiera rossa. Come si fa? Vabbè, era la situazione perfetta, stavamo andando via. Comunque è successo altre 1000 volte, quindi è inutile incazzarsi. Anzi, speriamo che i ragazzi che sono caduti stiano bene. Adesso torniamo ai box, riorganizziamoci, capiamo che gomma mettere, capiamo quanti giri ci saranno e niente, bisogna resettarsi e fare esattamente quello che stavamo facendo adesso perché era perfetto. Adesso sta arrivando Luca che stava facendo una gara di testa con Riccardo Russo e con Luca Conforti che gli sta spiegando evidentemente la situazione dei 10 giri che ci saranno ancora da correre. Luca, una bella partenza, c'è una bella gara con Ricky Russo, però lì dietro stavano arrivando Gamarino e Saltarelli. Sì, ho fatto un errore che mi sono visto Ricky nel cupolino, purtroppo non ho visto il punto di staccata bene e era un pelo lungo, per fortuna è stato bravo, mi ha lasciato quel pelo di spazio in più. E vabbè, a posto, ci siamo un po' dati troppo fastidio, secondo me era tutto bene, ero in controllo e vediamo dopo. Adesso 10 giri ancora, Difatti, adesso si riparte, tutto da zero, che palle. La metto tutta? Sì, tutti 2 kg e adesso arrivano gli altri. Manca solo la benzina. Guarda. Falla girare. Confermo il quick restart, quindi corro su io senza neanche cavalletto. Pronti per la ripartenza. L'unica differenza è che faremo la ripartenza quick start, quindi non metteremo le termocoperte e sarà ancora più rischioso per il discorso che dicevamo prima. Bisognerà cercare di scaldare benissimo le gomme nel giro di ricognizione. Per gli altri piloti in pista con le moto
Sì. con le moto in mezzo. Vediamo, Chiacchierano sì, Salvadori infatti, e Russo. un po' di... Chiacchierano loro due. Vanno tanto piano, questo occhio, perché le gomme, cioè la giornata non è caldissima, quindi le gomme possono anche raffreddarsi. Sì, asfalto 23 e velocemente. mezzo, hanno proprio rallentato. Ma tanto. Russo e Salvadori perché se la chiacchieravano. Lanzi senza fretta perché ha lasciato andare avanti gli altri. Non capisco se Lanzi ha problemi ancora la moto. Speriamo di perché no, vedevo perché che guardava sempre il dash davanti. Si spengono i semafori rossi, allora niente, è stata un'illusione quella di vedere Lorenzo Lanzi partire. Non so se per caso lo vedremo scattare dalla pit lane, magari in una condizione di start più sicura, ma non vedo nessuno là in fondo. Brutta ragazzi, fermi, chiudere il gas tutti. Ai, brutta. E qui è Saltarelli e Chiarini. E Salvadori. Salvadori, sì, perché... Salvadori, Saltarelli e Chiarini. Appoggio il gas, siede e poi arriva sulla gomma e lì devo tenerlo, che muove la paura. Questo lo fa tantissimo nella A4. No, perché sono i piloti, comunque sono loro i sicurezzi. Mamma mia ragazzi, non avete capito la botta che ho dato. Ho male ovunque, respiro male, il paraschiena è distrutto, è spezzato a metà. Poi pensavo di aver fatto un high side perché è stato tutto molto concitato, invece quella botta tremenda che ho sentito nella schiena era Saltarelli, che con la sua moto appunto non ha potuto evitarmi, era impossibile, e mi ha centrato, cadendo a sua volta e purtroppo venendo investito anche lui da chi sopraggiungeva da dietro. Siamo tutti qui nello stesso centro medico, è un disastro, sembra un campo di battaglia. Non so come ho fatto, non lo so. Molti mi hanno detto subito gomma fredda, il discorso del giro di ricondizionamento, cazzate, perché comunque in ogni caso il pilota deve sapere che c'è quella criticità e quindi deve agire di conseguenza, deve stare un attimino più calmo. Però purtroppo a questo giro non sono riuscito a evitarlo. La moto ha iniziato a prendere un movimento veramente strano che di solito, come avete visto anche nei primi giri, che era già successo, si fermava. Invece in questo caso ha preso sempre più forza fino a far alzare da terra la moto e farmi cadere senza poter cercare di controllarla. E nel frattempo in pista, da quello che sto sentendo qui in giro, stanno cercando di ripartire. Tutto pronto e allora si riparte. National Trophy 1000, 8 giri, non ci sono là davanti Salvadori e Saltarelli nell'incidente appena capitato, non c'è nemmeno Chiarini che scattava anche lui dalla sesta posizione, non ne voleva sapere di partire di nuovo. Fuoco, niente. National 1000 non sa da fare oggi, fuoco. Assolutamente. No, non ci siamo. Il problema sarà quello delle gomme, forse, ma niente, Rossa, ma neanche a parlarne, ragazzi. È assurdo. Non si riesce a finire. Quando sei in queste situazioni, la prima cosa che fai quando cadi è muovere subito le gambe, tutto per capire che almeno ci sei, e quello è già
un grosso passo avanti. Nonostante i lamenti che sento intorno a me, sembra che stiano tutti bene, per fortuna. I medici, Marshall, hanno agito veramente in maniera perfetta. Li ringrazio per questo, perché sono proprio i nostri angeli custodi. Però devo essere sincero con voi, quando sono caduto mi sono subito, come dire, toccato la bocca, perché sentivo che c'era un sapore ferroso, il classico sapore del sangue, e mi sono appunto tolto il guanto subito per toccarmi la bocca e per vedere, e appena l'ho visto ho detto qui la faccenda non è proprio perfetta, soprattutto anche perché respirando a pieni polmoni facevo fatica, la saturazione non era altissima, quindi mi hanno dato subito l'ossigeno e sono stato subito meglio. Poi appena arrivati in pronto soccorso mi hanno fatto un'ecografia per vedere se appunto c'erano delle faldine o qualcosa ai polmoni, e a questo punto, dato che c'era tantissima gente per tutti gli incidenti che avete visto, hanno deciso di mandarmi a me in elicottero, come potete sentire dal video. Allora, dicevo, arriverà, è uno scrupolo, ha un trauma toracico, ha verosimilmente una faldina di anni, stai registrando? Lo mandiamo al maggiore per fare, siccome abbiamo anche un iperafflusso per cui dobbiamo smaltire un po', è quello che merita una centralizzazione più di altri al momento. Vi faccio un attimo dare un saluto, perché così vi tranquillizzate anche voi. Attento alla destra, bassa, attento alle dita, attento alle dita. Posto? Vai, grazie. Avanti, e di qui di dentro i buchi. Poi vi sto raccontando questo perché il motociclismo purtroppo è anche questo. È infortuni, è sofferenza, è paura. Come ho sempre fatto, voglio farvi vedere il lato bello, ma anche il lato dove ci vuole un po' di coraggio, dove certe volte ti chiedi ma ne vale la pena. Insomma, c'è anche questo. Proseguendo nella situazione, dato che ho passato parecchio tempo negli ospedali qualche volta, i nomi in codice li conosco, quindi PNX sarebbe pneumotorace, quindi non volevano dirmelo pronti via così, perché è una cosa abbastanza seria, ma quando appunto gliel'ho chiesto, gli ho detto PNX è pneumotorace, mi ha detto sì, e quindi dato che mi stavo un attimino agitando, mi hanno dato una bella botta di non so che cosa, ma vi posso assicurare che dal giorno peggiore degli ultimi 5 anni mi sembrava il giorno migliore degli ultimi 5 anni. Veramente follia, e proprio per questo ero così preso bene che avevo il cellulare lì così e l'ho fatto partire con il video, perché io pensavo giustamente al fatto del video così, cioè dopo avermi dato la pozione segreta ero proprio, il discorso del male, il discorso della paura, il discorso di tutto era sparito completamente, e potete anche sentirlo un po' da quello che dicevo, cioè ero bello tranquillo, parlavo del più e del meno con i ragazzi che erano venuti a prendermi con l'elicottero e via dicendo, quindi molto bene. Luca? Sì? Ho io portamonete. Grazie. E li spendiamo noi però, Ah, okay. Guarda, non c'è problema. Grazie però, Non ce ne sono tanti. Qualcuno mi può grattare sotto il naso, per favore? No, di sinistra? Sì, no, dai, sinistra. Dai. Ah. Sì. Finisci il tempo perché non è Dove stiamo andando di bello? Andiamo al maggiore. A Bologna. Sì. A Bologna. Poi elicottero, Bologna, arrivati a Bologna mi hanno scaricato, hanno visto un po' cosa avevo, TAC con mezzo di contrasto, che cosa sarebbe? Ti iniettano un liquido che fa sì che sotto la TAC praticamente vedono ogni minima cosa e possono vedere se hai appunto dei versamenti interni e se gli organi hanno avuto appunto dei danni. Per fortuna hanno escluso questa cosa qui, hanno escluso il problema al polmone, semplicemente avevo una forte contusione polmonare, difatti i valori del sangue erano tutti sballati, e proprio per questo sono dovuto rimanere in ospedale per un 4 giorni per tenermi sotto controllo e per capire tutte le cose. Adesso vi faccio vedere anche la parte più divertente, dove non ero più felice e anzi, essendo caduto con le ginocchia rivolte verso l'asfalto, poi state tranquilli, vi farò vedere il casco come mi ha protetto, la tuta, robe folli. Senza l'abbigliamento che avevo addosso probabilmente non sarei qui a parlarvi. Ed è incredibile come tutti i danni siano stati assorbiti da casco, tuta, airbag, paraschiena e via dicendo. Però purtroppo ovviamente all'interno delle ginocchia c'è una sorta di tessuto elastico, non c'è la pelle che ti protegge dalle abrasioni.
perché sennò ovviamente non riusciresti neanche ad aprire le gambe per tirare fuori il ginocchio. Ed è proprio lì che mi sono fatto male. E questo è il momento dove hanno deciso di togliermi l'asfalto che avevo nel ginocchio a secco, con una bella spugnetta, così, belli belli. Ah! 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 Resisti. Ah! Quasi finito. Ah! 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 Ovviamente vi parlo come Luca del futuro, è andato tutto bene, da controlli successivi è venuto fuori che avevo una lesioncina zona ginocchio giù di lì, quindi ho dovuto fare una mini operazione. Poi gli altri piloti che sono rimasti coinvolti si sono fatti un pochino più male. Simone Saltarelli, che purtroppo ha subito le peggiori conseguenze, ha avuto 4 vertebre rotte, dei piccoli versamenti a milza e rene, una spalla lussata, insomma lui è stato in ospedale più di me, mi dispiace un sacco, poi indirettamente è stata colpa mia e mi dispiace tanto. Detto questo, auguro a tutti i piloti coinvolti una pronta guarigione, ridico grazie ai marshal e ai medici che si sono presi cura di noi, sono stati bravissimi. E ragazzi, dopo tutte queste brutte notizie finalmente posso darvi una buona notizia, ci vedremo ad EICMA. Tenete d'occhio il canale, tenete d'occhio Telegram, tenete d'occhio Instagram, perché dirò tutti gli appuntamenti e via dicendo, anche perché, come qualcuno saprà, lancerò il casco. Quale casco? Esattamente quello di Imola. Quindi se volete aggiudicarvelo, ci vediamo in uno degli appuntamenti. Ovviamente anche negli altri stand ci sarà lancio di guanti, memorabilia generale, firma autografi, tutto. Per il resto sono più carico di prima, non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, anche perché sempre sulla prossima stagione farò l'annuncio ufficiale lì ad EICMA e vi assicuro che faremo un bello step, non dovete assolutamente mancare. Detto questo, non preoccupatevi se non sono andato molto nel dettaglio, se volete un video per capire meglio la dinamica dell'incidente fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se volete un video dove si vede appunto tutto il discorso della tuta, come mi ha protetto, come non mi ha protetto, fatemelo sapere anche quello nei commenti. A sto giro un like e l'iscrizione spero siano il minimo che possiate fare per darmi una mano. Nonostante tutto sono più carico di prima, non vedo l'ora di ritornare in sella e come al solito ragazzi, gas e ci vediamo al prossimo video.